Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Talan. Come sta? Tutti bene? Ok ragazzi, oggi vi ricordo come al solito prima di iniziare che abbiamo stretto già da ormai qualche giorno l'affiliazione con Gamivo e con Amazon. Amazon non vi costa niente, i prodotti non vi costano nulla di più, semplicemente è un modo per supportare il canale, mentre con Gamivo è una piattaforma di videogames che praticamente accedendo tramite il link che trovate appunto nella descrizione avete la possibilità di usufruire anche di un codice sconto. Luca Talan ha dei prezzi molto vantaggiosi, ripeto, non vi costa niente di più, semplicemente avete anzi diritto a un ulteriore sconto nonostante la piattaforma abbia già dei prezzi molto bassi. Quindi ragazzi, passiamo invece subito al dunque. Vi voglio presentare questo nuovo modulo, dato che ho notato che i moduli è la parte che ci piace di più di tutti. Quindi, come si presenta questo nuovo modulo? Come potete leggere dal titolo, è un modulo 2 in 1. Io ho cercato di prendere, come ormai di solito mi viene bene fare, ho cercato di prendere appunto dei punti forti del 433 e un punto forte che mi piace molto del 442, quindi è un modulo mix fra due moduli molto utilizzati da tanti player della piattaforma. Un modulo che partendo dall'inizio quindi viene bene utilizzare sia con contrattacco, con contropiede, con possesso palla. Io personalmente lo utilizzo con il contrattacco poiché ultimamente sto giocando in questa maniera, però se voi giocate insomma in maniere differenti fatemi sapere, perché l'ho sperimentato anche se brevemente, però comunque funziona molto bene. È un modulo che mi ha fatto fare nelle ultime 7 partite 7 vittorie consecutive in divisione 2, infatti sono ritornato magicamente a pochi punti dalla divisione 1 finalmente, speriamo in sta season di farcela e ve lo presento. Dunque, portiere lo lascio a voi, è un portiere praticamente difensivo il mio, però se avete un portiere appunto, se non avete Cech che è attualmente il miglior portiere del gioco senza se senza ma, se non avete lui comunque va benissimo anche un Sommer, un Neuer, un Kahn, Courtois, insomma quello che preferite voi. Quindi portiere ve lo lascio a voi. Terzini io sto utilizzando 2 offensivi, Maicon statistiche micidiali e Jordi Alba idem, mi piacciono molto entrambi. Potete eventualmente utilizzare anche uno dei due che sia mattatore, perché comunque fa il movimento ad accentrarsi. Io preferisco utilizzare gli offensivi perché comunque i mattatori appunto accentrandosi molto tenderanno a lasciarci le fasce un po' troppo scoperte e quindi già col fatto che spingono preferisco che appunto in fase poi di rientro mi vadano proprio non ad accentrarsi troppo, ma mi vadano a prendere lo spazio appunto laterale per eventuali crossatori avversari. Centrali poi solita coppia, io preferisco sempre mettere 2 stili diversi, quindi un incontrista come Nesta, fortissimo, se non avete lui va bene anche un Rudiger, ad esempio quello che ci hanno regalato da poco, va bene uguale. Beckenbauer, sviluppo, quindi se non avete Beck chiaramente potete utilizzare un Marquinhos, un De Ligt, un Van Dijk, insomma ce ne sono fortissimi. Potrebbe andare bene anche un frontale extra, uno su tutti, ad esempio Koundé, perché l'ho testato e funziona comunque, però se potete metteteci incontrista sviluppo, se volete soprattutto che il modulo work esattamente come sta funzionando a me. Poi mediano collante ragazzi, perché col fatto che abbiamo solo 2 centrocampisti centrali è fondamentale che sia praticamente collante, proprio perché rimanga lì, punto colla davanti alla difesa. Fabinho incredibile, va bene eventualmente un'alternativa anche base, va bene Fabinho base, va bene un Casemiro, ormai ne sono uscite diverse versioni, va bene un Rodri, va bene un Rice, va bene un Busquets, insomma ce ne sono diversi come collanti molto molto interessanti nel gioco. Vedete voi, io uso lui perché mi piace molto. In panca mi porto Gilberto Silva, che lo trovo molto simile a Fabinho e quindi utilizzo lui. Poi centrocampista centrale, qui allora
c'è un discorso da fare e qui entriamo appunto nel vivo del modulo. Il centrocampista centrale praticamente, come potete vedere, è messo a 2, ok, quindi un centrocampo a 2 come nel 4-4-2 appunto famoso, però è leggermente più alzato e leggermente spostato rispetto a Fabinho. Perché? Perché appunto deve essere messo come un 4-3-3. Quindi nel centrocampo del 4-3-3 i centrocampisti, ve lo faccio anche vedere, sono, vedete, leggermente praticamente spostati, non sono proprio dritti, quindi proprio in linea con il mediano. Quindi ho cercato di ricreare un po' la stessa identica cosa, andando un po' a mixare col 4-4-2 con il 4-3-3, appunto in questa maniera anche. Importantissimo ragazzi, deve essere un centrocampista o onnipresente. Io in questo caso c'ho Vieira che è incontrista, ma va benissimo anche un altro incontrista. Io uso lui perché ragazzi, da quando l'ho trovato è diventato una colonna della squadra. Però se non avete chiaramente preso Vieira, perché non tutti di noi ce l'hanno, va benissimo anche eventualmente un Matthaus dei tempi, insomma, di qualche mese fa quando uscì. Non abbiamo leggende, va bene anche un Barella, va bene anche un Kessi, va bene anche un Anghissà, un Tonali. Io preferirei qui un onnipresente, mi stava venendo in mente qualche tra le linee, però l'importante ragazzi è che abbia buone caratteristiche difensive, quindi che sia bello forte in difesa, perché ci deve dare una gran man forte in questa zona, dato che dicevo siamo solo in 2 in maniera finta. Adesso vi spiego il perché siamo solo in 2, però ragazzi è fondamentale che sia quindi veloce e che abbia una buona fase difensiva. Quindi mi raccomando, non metteteci centrocampisti troppo offensivi, anche perché questa carta vi ricordo che potrebbe essere trasformata anche in mediano. Io lo utilizzo da CC perché comunque gli do l'istruzione difensiva, ma da CC tende comunque a salire un pochino, non eccessivamente, però tende a salire, diciamo, andarmi a occupare lo spazio che c'è qui fra il trequartista Messi e il CL di Chiesa, quindi va a occupare proprio quella fetta di campo che c'è lì di fronte a lui. Poi quindi perché è un 4-4-2 mix 4-3-3? Perché comunque Chiesa da CLD cosa succederà? Ci darà una mano sia al centro, quindi andrà a tagliare verso il centro, verso Neymar e Messi, ma anche a Maicon, proprio come succede appunto nel classico 4-4-2, che il CL tende a dare una mano al centro. Alla stessa maniera però, quindi con Vieira che, ripeto, andrà a occupare quella fetta di campo di fronte a lui, Messi però cosa succederà? Messi, essendo trequartista, e io uso questo di Messi, ce li ho anche gli altri, quello taglio al centro, quello attaccante di rientro, li ho provati, però quello che mi convince di più in questo modulo appunto è il regista creativo. Si andrà appunto a creare quella situazione simile del 4-4-2, ma con Messi che, essendo un trequartista e non un CL anche lui, in sostanza si andrà a inserire proprio come che fosse una seconda punta. E nelle partite, appunto, se mi seguite anche su Twitch, lo potrete appunto vedere che farà proprio il movimento ad andarsi a inserire alle spalle di Neymar in sostanza. Quindi alla fine diventa un 4-3-3 in attacco, perché abbiamo 3 centrocampisti che sono Chiesa, Vieira e Fabinho, e 3 punte che saranno Messi, Neymar e Mbappé. Va bene qui eventualmente anche un classico numero 10, ho provato Del Piero e Totti e vanno benissimo anche loro, perché comunque è importante che quando andiamo ad attaccare loro stiano un po' in posizione e poi si vadano a infilare, quindi non ci serve un opportunista in quella posizione, perché comunque tenderà altrimenti a farci troppo il movimento solo in avanti e avremo appunto una carenza su quella fascia lì di qualcuno che ci rimane anche in appoggio. Invece il regista creativo è proprio azzeccato, perché comunque rimarrà lì in quella posizione. Potrebbe andare bene anche un tra le linee,
però ripeto, sconsiglio magari, poi è soggettivo, quindi se volete provarlo ragazzi provatelo, però per come gioco io con questo modulo, il regista creativo secondo me è la carta più azzeccata, mentre il CLD io utilizzo un'ala prolifica. Perché comunque mi serve appunto che vada dritto e che poi solo in alcuni casi mi si accentri. La prolifica, in questo caso Chiesa, lo fa veramente veramente bene. In panca mi porto Dembélé, anche lui fortissimo, mi piace molto, anche perché poi entrambi hanno un bel modo di crossare che all'occorrenza Mbappé ogni tanto la butta anche dentro, quindi mi piace così. Poi seconda punta questo Neymar ragazzi che ci hanno regalato è un attaccante di rientro, quindi lui da attaccante di rientro andrà appunto a occupare lo spazio che c'è qui in mezzo, ok, fra Chiesa, Vieira, Messi e Neymar stesso appunto, quindi lui andrà a fare il movimento, quindi a scendere fra lo spazio appunto diciamo fra Messi e Chiesa, dove di fronte poi si trova anche Vieira, quindi si andrà a creare praticamente una situazione molto interessante, se vogliamo anche di 4-2-3-1. Perché comunque quindi potrebbero essere anche 3 moduli in uno e non solo 2 moduli in uno. Perché comunque ragazzi, Neymar fa quel movimento che diventa molto interessante e che manda, ho notato, parecchio in confusione la difesa avversaria. In avanti poi invece ho lasciato Mbappé perché è un opportunista e lui deve correre in avanti e andare a far gol. Tutti i movimenti secondari, quindi Messi, Chiesa, Neymar, Vieira eccetera eccetera, li fanno già loro. A me interessa poi che ci sia uno lì di fronte che quando ha la palla corra, sia molto veloce. Questo Mbappé, ripeto, secondo me, come già detto altri milioni di volte, è uno dei migliori attaccanti del gioco, nonostante non sia una leggenda o un epic, ma veramente veramente forte, infatti inamovibile, titolare inamovibile. E niente ragazzi, quindi mi serve che vada sostanzialmente in avanti, opportunista appunto a farmi gol, e lui secondo me è il top. In alternativa va bene anche il Vinicius Junior che è uscito questi giorni, quello uscito qualche mese fa, va bene un qualsiasi ragazzi opportunista. Mbappé dovremmo avercelo un po' tutti, chi in questa versione chi in un'altra, però fondamentalmente funzionano tutti alla stessa maniera. L'importante ragazzi è che abbia una gran velocità e soprattutto che ci faccia gol, perché poi altrimenti abbiamo solo una punta. Voi mi direte ma come mai, cioè alla fine hai tutti i giocatori solo di un ruolo eppure riesci a... Sì, perché comunque hanno delle caratteristiche, le loro carte hanno delle caratteristiche che fanno dei movimenti dove alla fine ce n'è sempre uno smarcato, uno libero. Qui volevo dirvi, al posto di Messi trequartista, scusatemi, di un regista creativo, volevo dirvi che eventualmente si potrebbe anche provare un senza palla. È una cosa che vorrei appunto testare magari stasera in live, la proviamo su Twitch, quindi mi raccomando ragazzi seguitemi anche là per rimanere appunto aggiornati. E quindi anche un senza palla, perché comunque il senza palla anche lui riesce a posizionarsi bene, come un po' anche tra le linee, in quella diciamo zona di campo più congeniale al momento, e quindi potrebbero essere tutte quante delle soluzioni. Poi è ovvio ragazzi, se voi volete provare un opportunista al posto di Messi perché vi piace il trequartista che si butta dentro o il giocatore chiave, fatelo. Io questo è il consiglio che vi do per come sto giocando io e per come mi sto trovando bene io, quindi io sto preferendo in questa maniera, ma se voi avete una soluzione che secondo voi potrebbe funzionare addirittura meglio, chiaramente ragazzi nessuno ve lo vieta, noi siamo qui per chiacchierare, per darci qualche consiglio appunto e basta. Quindi ragazzi, fondamentalmente è un 2/3 moduli in uno, come abbiamo visto, perché si va a creare questa tipologia di movimento alla fine da 4-2-3-1, anche se vogliamo, oltre che da 4-4-2 con appunto l'esterno, ma anche da 4-3-3, perché come detto Messi si butterà in avanti e sarà veramente, quando siamo in attacco, la terza punta aggiunta. Poi questo Messi mi piace molto perché da regista creativo mi fa un sacco di movimenti, me lo trovo infatti a volte un po' sulla fascia, me lo trovo invece a volte che buca centralmente, quindi mi piace molto per questo. In alternativa
mi sono dimenticato prima, i due terzini o mattatore o offensivo, oppure offensivo e difensivo. Anche quella potrebbe essere un'alternativa se magari volete rimanere un pochino più coperti. A sto punto, se giocate con il CL, con il CLD, vi consiglio di metterci, ecco, magari un terzino destro, dato che avete già spinta sulla fascia, quindi con il CL, quindi qui magari copritevi di più e lo mettete qui il difensivo, ok? Quindi al posto di Maicon, che ne so, un Pavard, un Wan-Bissaka, eccetera eccetera, quindi un bel terzino difensivo veloce. Andiamo a vedere subito le istruzioni individuali e poi mi raccomando ragazzi, andatevelo a provare perché credetemi è veramente interessante. Io do il difensivo a Fabinho, come vi ho anticipato do il difensivo a Vieira, come già detto lo potete anche provare eventualmente da mediano se proprio volete che stia più là in posizione proprio a far da filtro, ma è importante secondo me che un pelino si spinga in avanti comunque per recuperare palloni e mettere pressing, perché questo modulo ragazzi veramente, credetemi, pressa in una maniera incredibile, cioè veramente è micidiale. E poi il contropiede praticamente a Mbappé. Basta, queste sono le uniche, l'altra non la do perché appunto dobbiamo lasciare che poi i giocatori in campo, soprattutto quei tre lì davanti, quindi Messi, Neymar e Chiesa, e anche diciamo comunque Vieira, facciano i loro bei movimenti ad intercettare palla e creare confusione e ripartire quindi in attacco. Quindi ragazzi vi faccio vedere la panchina, anche se la dovrei in realtà sistemare, dargli una leggera sistemata. Mi porto Costa Curta perché appunto da terzino difensivo, come vi dicevo, ho l'alternativa sia a destra che a sinistra eventualmente se voglio coprirmi. Centrale mi porto Baresi. Come trequartista mi sto portando Modric perché comunque mi piace molto i movimenti che fa da trequartista ed è appunto un tra di linee come vi suggerivo prima. Eventualmente c'ho anche Ronaldinho però Barella al posto eventualmente di Vieira. Haaland non si sa mai, decida di buttarci dentro qualche cross. E poi mi porto anche l'alternativa comunque come Griezmann, che è un giocatore chiave, magari decido all'ultimo di cambiare qualcosa, e poi due opportunisti come Rummenigge e Sheva insieme a Vinicius e Dembélé per dare il cambio a Chiesa. Quindi ragazzi ho diciamo anche delle alternative, eventualmente mi sto portando appunto un giocatore chiave e un tra le linee per appunto eventualmente creare delle valide alternative. Quindi ragazzi questo è un modulo abbastanza interessante che con la quale appunto ci ho già fatto, ripeto, 7 vittorie su 7 nelle ultime partite, quindi provatelo ragazzi e poi mi raccomando fatemi sapere nei commenti. Spero di esservi come al solito stato utile e mi raccomando, se lo sono stato, lasciatemi un bel pollicione sul video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Twitch, mi raccomando. Un saluto a tutti, ci vediamo presto, grazie dal vostro Luca Talan. Ciao!